Ciao, bentrovati! In questo video faremo qualcosa di ancora più piccolo del solito. Andremo ad inserire un piccolo stagno all'interno di un anello. Mi raccomando, seguite il video fino in fondo e senza saltare, e alla fine vi mostrerò un pendente alternativo realizzato con la stessa tecnica. Prima di iniziare però vorrei ricordarvi di iscrivervi al canale e smarcare la campanella per non perdere i nuovi tutorial che andrò ad inserire. Questo mi aiuterà a crescere. Detto ciò, iniziamo! Dato che per l'ambientazione di oggi avremo bisogno di alcune miniature in resina OV, iniziamo preparando della pasta siliconica con cui realizzeremo degli stampi per i nostri oggettini. Con della gomma siliconica andremo a creare dei cilindri conici per realizzare i petali della ninfea. Questi avranno una forma concava che ci agevolerà nell'assemblaggio del fiore. Con un ciuffo di sottili fili d'erba da diorami ed una goccia di resina OV colorata di giallo, realizzeremo i pistili della nostra ninfea. Il loro aspetto sarà reso ancora più naturale applicando sulle estremità, sempre con resina OV, dei pigmenti gialli in polvere, che ricorderanno il polline. Adagiati i pistili su di un piccolo cilindretto verde, uno ad uno andremo ad assemblare i petali tutti intorno, con resina OV. Terminata la nostra ninfea potremo colorarla con i colori che più desideriamo. Io ho scelto un rosa tenue.
Dopo aver impresso nella gomma siliconica una piccola libellula utilizzando delle punte sottili, procediamo alla sua creazione con resina V meticolosamente adagiata nello stampo. Dopo la catalisi potremo colorarla a piacimento. La creazione della foglia su cui poggerà la ninfea avverrà sempre tramite la stesura di resina V su di uno stampo da noi impresso, tenendo sempre a mente che la resina UV non consente un uso massiccio di pigmenti. Questa, dopo la catalisi, verrà adeguatamente rifinita con colori acrilici. Preparata della resina epossidica con colorazione che richiami l'acqua stagnante, effettuiamo una prima colata per creare la nostra palude. Come supporto per la libellula ho deciso di creare un bocciolo di ninfea. Per realizzarlo ho inserito un sottile bastoncino di legno nella prima colata di resina, su cui andrò a incollare alcuni petali fino ad ottenere la dimensione voluta. Ricordando che la nostra ambientazione dovrà essere contenuta nello spazio ristretto di un anello, per rispettare le dovute dimensioni, i nostri piccoli elementi tenuti vicini durante l'assemblaggio ci aiuteranno ad occupare meno volume possibile. Per facilitare l'eliminazione delle bolle d'aria dagli anfratti più stretti delle nostre miniature,
Ci aiuteremo con un pennellino a stendere alcune gocce di resina epossidica prima di inglobare il tutto. A resina catalizzata e dopo una prima sgrossatura procediamo alla scelta meticolosa dell'ubicazione del foro per il dito, che dovrà essere fatto il più vicino possibile alla nostra ambientazione, senza però deturparla. Possiamo aiutarci bagnando il pezzo per visualizzare meglio il contenuto. Dopo il foro si procederà con le solite lavorazioni che già conosciamo: sagomatura, carteggiatura e lucidatura. Se volete approfondire potete cercare tra gli altri miei tutorial. Ed ecco qua il nostro stagno racchiuso in un anello. E per chi fosse arrivato fin qua, come promesso, ecco il pendente con un'altra scena di vita nello stagno, dove una rana ingolosita dalla libellula ha pensato bene di allungare la lingua per catturarla. E infine, vi è piaciuta la piccola rana con l'insetto sulla lingua? Se sì, commentate qua sotto e mi raccomando, voi con la stessa tecnica potete fare di tutto: topolini, serpenti, pesciolini, insomma l'unico limite è la vostra fantasia. Allora, se il video vi è piaciuto mettetemi un like, di iscrivervi al canale ve l'ho già detto, quindi ciao al prossimo tutorial!